Ciao a tutti! Oggi nel nostro video voglio darvi alcune informazioni riguardo al Museum Pass della Turchia. Cercherò di rispondere a queste domande. Che cos'è il Museum Pass? Quale tipo di Museum Pass dovrei acquistare? Come acquistarlo? Ne vale la pena? Iniziamo con la prima. Cos'è il Museum Pass? Il Museum Pass è una carta speciale pensata sia per i turisti che per i residenti che offre accesso a oltre 350 musei e siti storici appartenenti al Ministero della Cultura e del Turismo della Turchia, sparsi in tutto il paese. Dalle antiche rovine ai magnifici palazzi, questa carta rappresenta un modo conveniente per visitare il meglio del patrimonio culturale turco, senza dover fare la fila per i biglietti di ogni singolo sito. Che siate ad Istanbul, in Cappadocia, ad Efeso o ad Antalya, la Museum Card vi apre le porte ai tesori della Turchia. Il sito web ufficiale del Museum Pass è riportato di seguito. Qui potrete trovare l'elenco dei musei e dei siti storici inclusi in ogni pass. Esistono 5 tipi di Museum Pass a seconda di quanto tempo resterete in Turchia e di quale città desiderate visitare. Ecco una panoramica. Museum Pass Turchie e-Card. Questa è l'opzione più completa che consente l'accesso a oltre 350 musei e siti archeologici in tutto il paese. Il Museum Pass Turchie è valido per 15 giorni a partire dalla prima visita e costa 165 euro. Museum Pass Istanbul e-Card. Se vi concentrate su Istanbul, questo pass vi permette di esplorare i 13 punti di interesse più famosi della città per 5 giorni a partire dalla prima visita e costa 105 euro. Include luoghi imperdibili come il Palazzo Topkapı, il Museo archeologico di Istanbul e la Torre di Galata. Museum Pass Cappadocia e-Card. Questo pass consente di esplorare i 10 siti più famosi della regione della Cappadocia per 3 giorni a partire dalla prima visita e costa 65 euro. Copre siti popolari come il museo all'aperto di Göreme, la città sotterranea di Derinkuyu e la valle di Zelve. Museum Pass The Mediterranean e-Card. Questo pass permette di esplorare 40 siti del sud della Turchia, nelle città di Antalya, Mersin, Adana e Denizli per 7 giorni a partire dalla prima visita e costa 90 euro. Copre siti famosi come il Castello di Antalya, il Museo di San Nicola, Hierapolis, Aspendos e Petara. Museum Pass The Aegean e-Card. Questo pass consente di esplorare oltre 40 siti nella parte occidentale della Turchia, nelle città di Izmir, Aydin, Muğla e Denizli per 7 giorni a partire dalla prima visita e costa 95 euro. Copre siti popolari come il Museo di Bodrum, di archeologia subacquea, Efeso. Perché dovrei acquistare il Museum Pass? Il Museum Pass offre diversi vantaggi che lo rendono una scelta intelligente per i turisti. Salta la fila. Il vantaggio principale del pass è che potete evitare le lunghe code per i biglietti nei luoghi turistici più affollati, risparmiando tempo e fatica. Questo è particolarmente utile in luoghi molto visitati come il Palazzo Topkapı o Efeso. Risparmio. Visitare i luoghi principali musei e siti storici singolarmente può risultare costoso. Il pass offre un risparmio significativo, soprattutto se avete intenzione di visitare più città o diversi musei in una sola città. Visite illimitate. Una volta acquistata la carta potete visitare i musei e i siti inclusi in tutte le volte che volete durante il periodo di validità del pass. Questo è perfetto per chi ama prendersi il proprio tempo o vuole tornare nei luoghi preferiti. Copertura ampia. Con l'accesso ad oltre 350 siti, il Museum Pass copre tutte le principali attrazioni turistiche ed anche alcuni tesori meno conosciuti. Come acquistare il Museum Pass? Acquistare il Museum Pass è facile e ci sono diversi modi per ottenerlo.
Acquisto online. L'opzione più comoda è acquistarlo online attraverso il sito ufficiale. Dopo l'acquisto potete ritirare la carta presso i punti designati o riceverne una versione digitale. Al museo. Potete anche acquistare il Museum Pass all'interno di molti musei e siti storici partecipanti. Tuttavia, ricordate che in questo caso potrebbe esserci fila. App mobile. Il Ministero della Cultura e del Turismo turco ha lanciato un'app che permette di acquistare una versione digitale del pass direttamente dal vostro smartphone. L'app fornisce anche informazioni aggiuntive sui siti partecipanti. Il nome dell'app ufficiale è Müze Kart Türkiye Nin Müzeleri. Suggerimento di Murat. Prima di visitare una città, decidete quali musei o siti archeologici volete vedere in base al tempo che avete a disposizione. Se avete intenzione di visitare diversi musei, il Museum Pass sarà conveniente, ma se ne visiterete solo uno o due, non sarà un buon affare. Vi spiego con un esempio. Siete in visita a Istanbul e volete vedere il Palazzo Topkapı o la Torre di Galata e il Museo archeologico di Istanbul. Se visitate questi luoghi senza il Museum Pass, dovete pagare circa 100 euro in totale. Tuttavia, il Museum Pass Istanbul e-Card costa 105 euro, quindi acquistarlo sarebbe una scelta intelligente. Ricordate di consultare sempre il sito ufficiale delle Müzekart per verificare se i musei che volete visitare siano inclusi nel pass. Questo perché con questi pass potete visitare solo i musei e i siti archeologici che appartengono al Ministero della Cultura e del Turismo della Turchia, mentre alcuni musei appartengono ad altre organizzazioni. Ad esempio, con il Museum Pass non potete visitare il Palazzo Dolmabahce a Istanbul. Viaggiatori, per oggi questo è tutto. Vi ringraziamo per la visione, raccomandandovi di regalarci un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video ed aiutarci a far crescere il canale. Ciao!